Ciao, eccoci per un nuovo appuntamento della serie Cucito mai più senza. Io sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina e in questo video vi mostro l'ultimo progetto che ho realizzato, che ho cucito, questa salopette di jeans. Il video di oggi è il primo di una serie di 4 video a tema cucire il denim. In questo primo video della serie, realizzato in collaborazione con Prima e Gutermann Italia, vi mostrerò quali sono gli strumenti più utili per cucire il denim, che è il tessuto di cui sono composti i capi in jeans. Vi mostrerò le prove preliminari di cucitura che ho fatto per scegliere il filo, l'ago e la tipologia di punto e alcuni consigli utili che mi sento appunto di darvi dopo aver cucito questo progetto. Nel prossimo video, che uscirà settimana prossima in collaborazione con Un Punto alla Volta, che mi ha fornito i tessuti per realizzare la salopette, vedremo come ho cucito appunto questo progetto e in particolare vedremo i passaggi un pochino più difficili. Sarà quindi un video tutorial e vi darò in quel video tutti i dettagli per realizzare il progetto, per trovare il cartamodello e le informazioni sui tessuti. Negli ultimi 2 video, sempre della serie Cucito mai più senza, quindi realizzati in collaborazione con Prima e Gutermann Italia, vi mostrerò come applicare i bottoni da jeans e come accorciare un paio di jeans e sfrangiare un orlo. Prima di partire con il video di oggi vi ricordo che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. vi lascio il link nel box descrizione sotto il video insieme, come al solito, all'elenco di tutti gli strumenti che vedrete in questo video. Partiamo quindi ora con questo primo video della serie Cucire il denim. Iniziamo dal l'ago da utilizzare per cucire il denim. Il denim è un tessuto molto resistente e in genere di peso medio pesante. Va quindi utilizzato un ago grosso standard da 90 o da 100. Da 100 per denim più pesanti o per molti strati di tessuto sovrapposti. Per esempio potrebbe essere utile quando si cuce il cavallo, in cui ci sono più strati di tessuto che si uniscono e si devono impunturare. Esiste anche un ago specifico jeans che ha una punta particolarmente affilata che permette di cucire perfettamente tessuti spessi e resistenti come il denim. Io utilizzerò questo per cucire la mia salopette, abbinato a un ago standard da 100 per cucire e impunturare in punti in cui ci sono molti strati di tessuto sovrapposti. Rifinirò i margini della mia salopette in tagliacuci. Sulla tagliacuci monterò un ago specifico per tagliacuci, questi Overlock e LX705. Utilizzerò l'ago da 90 perché il tessuto è pesante. Sorfilerò a un ago e 3 fili. Passiamo al filo per la macchina da cucire. Utilizzerò il filo denim di Gutermann, è un filo per jeans professionale 100% poliestere di spessore più elevato del classico cucitutto, quello più comune che trovate sempre dappertutto. Il cucitutto ha infatti titolo 100, il filo denim ha titolo 50, quindi è più spesso. Per maggiori info su come scegliere il filo e che cos'è il titolo di un filo, trovate il link a un mio video qui sopra o nel box descrizione sotto. Questo filo è molto robusto e resistente e per questo viene utilizzato su tessuti medi pesanti come il denim. Io ho 2 set filo, uno con 12 rocchetti e uno con 6 rocchetti. In questo da 6 rocchetti trovate i colori generalmente più utilizzati, nero, blu, giallo, cuoio, eccetera eccetera. In quello da 12 più varietà e colori per impunture più particolari, come per esempio il colore rosso. Di solito i colori che trovate più frequentemente sui jeans che acquistate nei negozi sono questi 3, il giallo, il cuoio e il blu. Questi i codici colori. Nel caso del mio tessuto, il blu da utilizzare per un effetto tono su tono, mentre gli altri 2 per un effetto a contrasto. Eccoli qui insieme. Per capire il colore che preferite e l'effetto che volete creare sul vostro capo, vi suggerisco di affiancare ai fili gli accessori del capo, per esempio i bottoni o le chiusure, o ancora meglio fare delle prove di cucitura che saranno utili sia per scegliere il colore sia per scegliere il punto e controllare se le tensioni sono corrette. Più avanti comunque vi mostrerò come ho creato queste. Oltre al filo denim mi sono fatta inviare un filo cucitutto, quindi più sottile, da abbinare al filo denim, in questo caso il filo blu, che è quello che ho scelto dopo le mie prove di cucitura. Il filo denim può essere infatti usato sulla macchina con bobina inferiore creata con lo stesso filo denim oppure con un filo più sottile, il cucitutto. Utilizzare un altro filo più sottile nella bobina vi permette di risparmiare filo denim e cucire più velocemente, perché la bobina conterrà più filo cucitutto rispetto al denim, essendo appunto un filo più sottile, e non andrà rifatta troppe volte, quindi non vi dovrete fermare troppe volte per rifare la bobina. Io utilizzerò l'abbinamento denim superiore cucitutto nella bobina per le cuciture di unione tra 2 pezzi e per le impunture fatte dal dritto del capo.
filo denim sia superiore sia nella bobina inferiore quando impunturo il capo dal rovescio, in modo che dal dritto si vedrà comunque il filo denim più spesso. Più avanti vi mostrerò delle prove che ho fatto con entrambi i metodi. Il colore blu che ho preso da abbinare al mio filo denim è il 339, è leggermente diverso come colore da quello denim, ma una volta cucito non si vedrà assolutamente nulla. Per il progetto della salopette ho utilizzato un rocchetto di filo cucitutto colore 339 appunto e due rocchetti denim blu scuro colore 6950. Tenete conto infatti che le impunture sono tante e che un solo rocchetto denim non mi è bastato. Potete valutare di acquistare quindi per esempio 2 pacchi da 6 rocchetti in modo da avere una scorta per il vostro progetto. Per la tagliacuci ho invece 3 rocchetti di Mini King color nero. Il Mini King è un filo specifico per la tagliacuci domestica ma che può essere utilizzato sulla macchina per cucire con il supporto per coni ed è più sottile rispetto al cucitutto. È l'equivalente domestico a livello di tipologia di filo dei coni Mara titolo 120 che vengono usati nelle produzioni industriali che vedete ogni tanto nei miei video. Il Mini King ha infatti titolo 120 mentre il cucitutto titolo 100 come abbiamo già visto. Il fatto che sia più sottile è un vantaggio perché permette di sorfilare i margini a tagliacuci senza creare un sorfilo troppo spesso e che quindi magari sia fastidioso a contatto con la pelle. Sulla tagliacuci si monta togliendo i supporti in plastica per coni. Passiamo ora agli strumenti. Ho utilizzato i classici spilli e ho provato ad utilizzare per la prima volta le mollette. Per deformazione professionale e abitudine, diciamo, ho sempre utilizzato solo gli spilli per i miei progetti finora, ma avevo da diverso tempo queste mollettine da provare e le ho trovate utilissime nel caso di questo progetto in denim, in cui utilizzare gli spilli può essere difficoltoso in alcuni punti a causa dei molti strati di tessuto pesante sovrapposti. Ho abbinato spilli quindi e mollette. Passiamo ai bottoni. Io ho scelto questo bottone jeans lavorato, esiste anche quest'altra versione liscia. Li trovate entrambi in confezioni da 8 bottoni. Per realizzare la salopette mi serviranno esattamente 8 bottoni. Quindi per sicurezza io me ne sono fatta inviare 2 scatole perché preferisco sempre fare prima delle prove di applicazione del bottone su un pezzo di scarto del tessuto. I bottoni che mi avanzeranno li utilizzerò per progetti futuri, tanto ho intenzione di cucire ancora capi in denim. Se invece preferite saltare questo passaggio di prova e risparmiare, potete acquistare una sola confezione da 8 che vi basterà per il progetto della salopette. Vedremo poi infatti insieme che applicare questi bottoni è veramente semplicissimo. La scatola con i bottoni per jeans contiene applicatore in plastica e matrici, ma come sapete io preferisco utilizzare sempre la pinza Vario Plus, questa. Quindi utilizzerò questa pinza per applicare i bottoni sulla salopette. Generalmente per fare i buchi sul denim, per poi applicare i bottoni, uso sempre questa pinza per forare che ha varie dimensioni di fori. Ma la pinza Vario Plus, quella della collezione Prim Love, contiene al suo interno anche una matrice per forare. Eccola, è questa. Quindi ho provato questa volta a forare con l'accessorio incluso nella pinza in modo da mostrarvi come fare se non si ha la pinza per forare. Per rinforzare la parte con i bottoni si può utilizzare una teletta adesiva oppure questi rinforzi termoadesivi da applicare in corrispondenza dei bottoni su entrambi gli strati che si vanno a forare. Vedremo come fare nel terzo video di questa serie Cucire il Denim. Questi invece sono gli accessori specifici per la salopette, il gancio e il passante da 4 cm. Nella confezione dei ganci ne trovate 2, quindi basterà acquistare una sola confezione. Mentre dei passanti dovete acquistare 2 confezioni perché in ogni confezione è contenuto un solo passante. Per tagliare utilizzerò tappetino e cutter. Se non li avete vanno bene anche le forbici, che comunque ci serviranno per il progetto per fare le tacche di riferimento e rifilare i margini di cucitura. Per il mio progetto ho utilizzato anche delle forbicine da ricamo utilissime per tagliare i fili dopo la cucitura o per rifiniture di fino. Per marcare il tessuto ho utilizzato una matita gesso. E ago e filo per imbastire. Li ho utilizzati per segnare riferimenti interni tipo quelli della posizione delle tasche. Se non avete il filo per imbastire va benissimo un filo qualsiasi a contrasto. Per stirare con precisione ho utilizzato il regolo stirabile. Per aiutarmi nel risvoltare gli angoli ho utilizzato il risvolta angoli.
Tengo poi sempre il tagliasole a portata di mano per scucire velocemente gli errori e per tagliare le asole. Infine mi è stato molto utile per questo progetto il punteruolo. L'ho utilizzato per aiutarmi a spingere il tessuto sotto il piedino nei punti più spessi e difficili, come il cinturino, e per sfrangiare l'orlo. È utile anche per marcare la posizione dei bottoni in alternativa ad ago e filo. Vediamo ora come fare delle prove di cucitura per definire la tipologia di punto e il colore da utilizzare, in particolare per le impunture decorative del jeans. Partirò scegliendo la tipologia di punto e utilizzando il colore blu. Ho preparato 2 bobine, una con il filo denim e una con il filo cucitutto più sottile. Farò una prova con entrambe le bobine per vedere se ci sono differenze visibili sull'impuntura. Parto utilizzando la bobina con il filo denim. Sopra monto il rocchetto con il filo denim. Per prima cosa unirò 2 pezzi di tessuto, scelgo quindi un punto dritto di lunghezza 3 perché il tessuto è pesante. Unisco i 2 tessuti a macchina e li sorfilo in tagliacuci. Vado poi a stirare i margini di cucitura da un lato. Faccio ora la prova di impuntura. Seleziono sempre un punto dritto ma aumento un pochino la lunghezza a 3.5 o a 4. Io in questo caso seleziono 4 ma fate varie prove per capire la lunghezza che vi piace di più. Vanno bene 3, 3.5 o 4. Per impunturare smonto il mio piedino standard e monto il piedino con guida flessibile. È un accessorio utilissimo per fare cuciture dritte, verificate se è disponibile per la vostra macchina. Posiziono la guida a contatto con lo spessore della cucitura, sposto l'ago 1-2 mm a destra e impunturo. Per fare la seconda impuntura parallela, posiziono la guida flessibile del piedino sulla cucitura appena fatta, sposto l'ago tutto a destra fino alla fine e cucio cercando di tenere la guida sempre esattamente sopra la cucitura, quindi la guida del piedino sopra la cucitura. Ecco come fare una doppia impuntura parallela senza l'ago gemello. Qui la cucitura dal dritto, qui la cucitura dal rovescio. Provo ora a fare l'impuntura sostituendo la bobina in denim con quella del cucitutto, quindi con un filo più sottile. Per verificare che la tensione dei fili sia corretta, utilizzo sulla bobina un filo a contrasto, in questo caso la prima cosa che ho trovato nel cassettino, un color fucsia. In questo modo se il filo non ha la giusta tensione si vedrà perché è in colore diverso e potrò correggere la tensione. Faccio quindi la stessa cosa che ho fatto prima. Confronto poi i 2 risultati, sembra non ci sia nessuna grossa differenza visibile tra i 2 dal dritto, quindi io scelgo di utilizzare per il filo superiore il denim, per il filo inferiore nella bobina il cucitutto, per cuciture di unione e impunture dal dritto come vi ho già detto, e il filo denim invece sia sotto sia sopra, quindi cambiando la bobina, per quando impunturo dal rovescio. Un punto che spessissimo trovate nei jeans per le impunture, soprattutto nei jeans elasticizzati, è il punto catenella. Questo che vedete nei jeans che indosso, questo in azzurro più chiaro. Dal dritto sembra un punto dritto classico, sul rovescio è formato da tante catenelle. Questo lo rende molto resistente e allo stesso tempo un po' elastico. Con la macchina per cucire può essere imitato, diciamo, con questo punto elastico rinforzato, lo riconoscete da questo simbolo. È un punto triplo che rende la cucitura molto resistente, evidente e leggermente elastica, per questo può essere assimilato al punto catenella. Ovviamente non è lo stesso punto catenella che viene fatto in cover stitch, ma concettualmente diciamo simile come utilizzo. Lo seleziono sulla macchina e aumento la lunghezza a 4 per fare le impunture. Proverò a questo punto sia con il blu sia con gli altri colori per poter scegliere il colore. Ecco le prove fatte con questo punto. Come vedete il punto è molto evidente perché è formato da 3 punti sovrapposti invece che da uno solo. Questo ha un punto solo, qui ce ne sono 3 sovrapposti. A mio parere il vantaggio è che rende sicuramente più evidente l'impuntura e il colore a contrasto, ma andando la macchina continuamente avanti e indietro e oscillando l'ago è molto più difficile realizzare le impunture perfettamente parallele. Anche con il piedino con guida è stato per me molto più difficile riuscire ad andare dritta per le continue oscillazioni dell'ago.
Inoltre ci è impiegato molto più tempo e ci vuole molto più filo perché appunto il punto è triplo. Infine sono impazzita per scucirlo quando sono andata storta. Il punto è infatti molto più resistente, nel caso del punto dritto normale scuci un solo punto, in questo 3 punti insieme. Infine questo punto rinforzato esteticamente mi piace molto sul tono su tono perché evidenzia la cucitura, sugli altri invece mi sembra veramente troppo evidente. Quindi, valutato tutto, io ho deciso che andrò per il classico punto dritto, che per me è più semplice da gestire e permette di utilizzare meno filo e quindi sprecare meno filo. Per rinforzare alcune parti del capo, come per esempio le tasche, ho realizzato queste travette. Per farlo seleziono il punto zigzag sulla macchina e riduco la lunghezza del punto a circa 0.4-0.5 e la larghezza del punto a 2. Realizzo poi la travetta della lunghezza che desidero. Per fermarla nella mia macchina elettronica faccio un punto di fermatura di sicurezza, questo sia all'inizio sia alla fine. Le ho realizzate in diversi colori per scegliere quello che preferisco. Ecco tutte le prove che ho fatto per scegliere filo e punto da realizzare. Vediamo ora alcuni consigli generali che mi sento di darvi dopo aver cucito questo progetto in denim. Partire a cucire con uno spessore elevato è molto complicato e si rischiano dei pasticci, soprattutto nella parte inferiore che sto cucendo. Intendo per esempio filo aggrovigliato o nodi, perché essendoci un grosso dislivello tra la parte davanti del piedino e la parte dietro, dovuto allo spessore del tessuto, è come se la macchina non riuscisse a partire perché il piedino inclinato non è perfettamente parallelo alla placca del lago. Per risolvere questo problema basta mettere uno spessore uguale a quello che dobbiamo cucire sotto il piedino e dietro il tessuto prima di abbassare il piedino. Io ho utilizzato per esempio una delle prove di cucitura che avevo fatto. Questo fa in modo che il piedino non sia inclinato ma perfettamente dritto e permette alla macchina di partire con la cucitura senza nessuna difficoltà. Io utilizzo lo spessore anche in punti con molti strati sovrapposti all'interno del capo, quindi non solo alla partenza come in questo caso. Per parti del capo che è difficile appiattire con il ferro da stiro perché composte da molti strati che si intersecano, si può utilizzare un martello o un peso per appiattire il tessuto. Così sarà molto più semplice da cucire quel punto e il risultato migliore. Per le asole, se avete la possibilità di cucirle in un unico passaggio con il piedino automatico, va bene sulle parti piatte con poco spessore, per esempio questa parte in cui il tessuto è semplicemente ripiegato su se stesso. Ma nei punti più spessi e difficili, come il cinturino per esempio, ho avuto grandissima difficoltà e la macchina non è mai riuscita a chiudermi l'asola. Ho risolto il problema solo realizzando l'asola manualmente a macchina con il piedino per asola classica. Nella mia macchina elettronica l'asola manuale è in 2 passaggi e dovevo stare attenta a quando tornare indietro e stoppare il punto. Controllate sulla vostra macchina come si esegue l'asola manualmente, potrebbe essere in 2 o in 4 passaggi e fate qualche prova prima di realizzarla sul capo. Ecco la mia asola. Sulla mia macchina questo è il simbolo dell'asola a 2 tempi ed è l'unica che richiede un altro piedino rispetto a quello automatico. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Facebook come la Duzzatina. Ci vediamo settimana prossima per il secondo video di questa serie Cucire il Denim in cui vi mostrerò come ho cucito questa salopette di jeans. Ciao!